Ma dove va? No, stanno tirando loro. Ah, ok. Che mitico! E a spingere un altro non penso mi capiterà mai. No, no. Stop! Sì, esatto. Ciao a tutti amici e amiche del mio canale e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi presento un ospite particolare che c'è stato qualche tempo fa al Rock Club di Torino e si tratta di un PZL Mielec Antonov 2, la versione del iconico aereo russo biplano monomotore di origine sovietica, prodotto anche su licenza in Polonia dalla fabbrica appunto PZL Mielec. Questo aeroplano è un aeroplano straordinario, noto per la sua robustezza e versatilità e soprattutto capacità di operare da piste corte e non preparate, tanto da essere considerato uno degli aerei biplani più prodotti al mondo. Il progetto di questo aeroplano nasce addirittura negli anni 40 dal Ministero sovietico della Silvicoltura per sostituire l'allora Pio 2. Il primo volo fu fatto in Russia il 31 agosto del 1947. I sovietici produssero questo aeroplano dal 1948 e poi a partire dagli anni 60 la produzione fu trasferita allo stabilimento della PZL in Polonia a Mielec. Da questo stabilimento uscirono di fabbrica una serie smisurata di unità, si parla dalle 12.000 alle 13.000 unità, e la fine di produzione in serie continuò con delle produzioni speciali fino addirittura al 2001. Stiamo quindi parlando veramente del biplano più costruito al mondo, venduto in oltre 70 paesi, 13.000 unità prodotte in Polonia, a cui si sommano 6.000 prodotte nell'ex Unione Sovietica, per 70 paesi che hanno usufruito di questo straordinario aeroplano dagli anni 40 fino al 2001. Ma veniamo all'esemplare che vedete in queste immagini. Questo esemplare è uscito dalla fabbrica polacca nel 1972 e attualmente è gestito dall'associazione svizzera Antonov Swiss Romande ASR, che poi sono anche le marche dell'aeroplano, un'associazione senza scopo di lucro dedicata alla conservazione e all'utilizzo storico appunto di un Antonov 2. Praticamente questa associazione si concentra sull'acquisizione, sul restauro, sulla manutenzione e sull'effettuazione di voli con questo aereo. Questa associazione è basata nella Svizzera romanda, la parte francofona della Svizzera occidentale, e in particolare presso l'aeroporto di Prangin-la-Côte. L'associazione ha acquistato questo modello nel 2010 e nel 2013 l'ha completamente rifatto, riportandolo praticamente a 0 ore. Guardate che era tutto tela, le ali sono l'ala è tela, l'ala è completamente tela, biplano, guardate che spettacolo. Un motore radiale da 1000 cavalli, stupendo. Adesso vediamo se riusciamo a entrarci dentro, bellissimo. Sicuramente è un aeroplano che fa voli da trasporto turistici. Guardate come è fatto dentro, completamente
tutto in metallo, bellissimo, fantastico, guardate questo oblò, bellissimo, bellissimo, fantastico. Cioè, si sente proprio che c'è l'odore di aereo vintage qua, è veramente qualcosa di stupendo. Qua c'è tutta quanta quella che è la cabina, tutto quanto quello che è il cargo. Tra l'altro vediamo come si sta comodi, se si sta comodi. Diciamo che comunque sedili in pelle, si sta comodi, ci si vede tranquillamente tutto il panorama delle Alpi svizzere, stupendo, bellissimo, fantastico, guardate che bello, bellissimo. Ok, adesso ci alziamo, andiamo in cabina, andiamo a vedere un attimino, cioè, questi sedili, guarda. Fantastico, guardate che roba. Non c'è il Garmin G3X qua, porca miseria. Fantastico, guardate com'è questa cloche, come è vissuta, c'è il Pharmacloche. Sì, sì, sì. Ovviamente ci sono altri che devono vederlo e quindi adesso dobbiamo uscire. Bellissimo. Perché è tanto importante mantenere questo aeroplano? Perché se guardiamo le statistiche non esiste una statistica ufficiale, aggiornata e centralizzata che dica esattamente quanti Antonov 2 siano ancora volanti in tutta Europa. In Europa centrale e orientale ci sono ancora decine di Antonov 2 registrati in condizioni di volo, ma se considerate il numero impressionante di macchine prodotte, quasi 18.000, praticamente di queste in Europa, una stima basata sulle registrazioni civili e regionali e delle statistiche degli aeroclub e delle fonti aeronautiche specializzati, danno più o meno un numero che si aggira tra le 40 e le 80 unità ancora volanti in Europa, quindi ossia pienamente operative e regolarmente registrati come velivoli aeronavigabili. Adesso andiamo a vedere un pochettino qualche dato di questo splendido esemplare di Antonov 2. È un biplano, quindi ha due ali. L'ala superiore misura 18 metri, quella inferiore ne misura 14, ha una lunghezza di 12 metri e mezzo per un'altezza di 4 metri. L'equipaggio è composto da 1/2 persone, quindi 2 piloti, e può accogliere fino a 12 passeggeri. La propulsione è garantita da un motore radiale con elica a 4 pale PZR Kallist ASZ 62LR che eroga fino a 1000 cavalli. Ha una velocità massima di circa 260 km all'ora, una velocità di crociera di circa 185 km all'ora e un'autonomia di 900 km con un carico medio. Il peso massimo al decollo è di circa 5.500 kg. Il carrello è fisso con ruota di coda pivotante.
come stanno facendo carburante. Adesso l'Antonov 2 deve fare rifornimento per tornare alla sua base in Svizzera e i piloti devono fare delle proprie acrobazie per poter riempire i 6 serbatoi da 1200 litri che servono ad alimentare il suo assettatissimo motore, un PZL Calis ASZ 62 LR prodotto dalla polacca PZL Calis, che consuma tipicamente in crociera dai 185 ai 200 litri ora in condizioni economiche di crociera. È un motore radiale a pistoni a 4 tempi, a 9 cilindri in una sola singola stella, è raffreddato ad aria, ha un riduttore ad elica, un'accensione a doppio sistema di accensione indipendente, un avviamento con motorino d'avviamento inerziale e può erogare 1000 cavalli come massima potenza a 2200 giri. Mario, te ti fermi a 300 o 300? Fantastico, madonna, pure fare carburante è un'impresa, fantastico. Perfetto, rifornimento effettuato, passeggeri imbarcati, l'Antonov è pronto per il rullaggio, testata pista 28 right di Torino a Italia, ed è pronto a decollare per la sua destinazione finale, che sarà all'aeroporto di Prangins-la-Côte nella Svizzera romanda, parte francofona della Svizzera occidentale. Con la configurazione, con la temperatura di oggi, gli basteranno più o meno 300 metri di pista per staccare le ruote da terra. Adesso non ci resta che stare in silenzio e sentire la poesia di questi 9 cilindri radiale per 1000 cavalli in decollo. Credo manco che sia una disco. Per questo video è tutto, grazie per la visione e soprattutto mi raccomando, come al solito, like al video e iscrivetevi al canale. Al prossimo video di volo, ciao!